Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Diamel SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha Diamel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Diamel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Diamel? Diamel ha un farmaco a base del principio attivo glimepiride, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico sulfoniluree. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Diamel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Diamel 2 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo glimepiride. Gruppo terapeutico ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: Diamel è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione del peso corporeo da soli non sono sufficienti. Posologia: per uso orale. Alla base di un trattamento ottimale del diabete ci deve essere una dieta controllata, un regolare esercizio fisico oltre a un sistematico controllo della glicemia e della glicosuria. Gli antidiabetici orali o l'insulina non possono compensare il mancato rispetto della dieta da parte del paziente. Posologia: la dose viene determinata in base ai valori di glucosio nel sangue e nelle urine. La dose iniziale è di 1 mg di glimepiride al giorno, corrispondente a mezza compressa di Diamel 2 mg. Se il controllo raggiunto è soddisfacente, questa posologia può essere adottata come terapia di mantenimento. Se il controllo non è soddisfacente, la dose deve essere aumentata sulla base del controllo glicemico, in modo graduale con un intervallo, per ogni aumento, di circa 1-2 settimane fino a 2-3 o 4 mg di glimepiride al giorno. Una dose superiore a 4 mg al giorno di glimepiride porta a risultati terapeutici migliori solo in casi eccezionali. La dose massima raccomandata di glimepiride è di 6 mg al giorno. Nei pazienti non adeguatamente controllati con la dose massima giornaliera di metformina, può essere iniziata una terapia concomitante con glimepiride. Mentre si mantiene costante la dose di metformina, si inizia la terapia con glimepiride con dosi basse, aumentando tali dosi fino al raggiungimento del compenso metabolico desiderato fino alla dose massima giornaliera. La terapia combinata deve essere iniziata sotto stretto controllo medico. In pazienti non adeguatamente controllati con il massimo della dose giornaliera di Diamel, se necessario può essere iniziata una terapia insulinica concomitante. Mentre si mantiene costante la dose di glimepiride, si inizia la terapia con insulina a basse dosi, aumentando tali dosi fino al raggiungimento del compenso metabolico desiderato. La terapia combinata deve essere iniziata sotto attento controllo medico. Normalmente è sufficiente una dose unica giornaliera di glimepiride. Si raccomanda che questa dose venga assunta poco prima o durante una ricca prima colazione o, altrimenti, subito prima o durante il pasto principale. Nel caso ci si dimentichi di assumere una dose, non si deve correggere la dimenticanza assumendo successivamente una dose maggiore. Se in un paziente si verifica una reazione ipoglicemica con la dose di 1 mg di glimepiride al giorno, significa che tale paziente può essere controllato con la sola dieta. Nel corso del trattamento la richiesta di glimepiride può diminuire, dato che il miglioramento nel controllo del diabete è associato ad un'aumenta sensibilità all'insulina. Per evitare la comparsa di ipoglicemia, si devono pertanto valutare una tempestiva riduzione della posologia o una sospensione della terapia. Una modifica della posologia può rendersi necessaria anche in caso di modificazioni di peso del paziente, di un cambiamento dello stile di vita, e nel caso in cui altri fattori incrementino il rischio di ipoglicemia o iperglicemia. Passaggio da altri antidiabetici orali a Diamel. Generalmente si può effettuare il passaggio da altri antidiabetici orali a Diamel. Per il passaggio a Diamel, devono essere considerati l'efficacia e l'emivita del precedente medicinale. In alcuni casi, specialmente con gli antidiabetici con emivita lunga, per esempio clorpropamide, è consigliabile un periodo di interruzione di alcuni giorni al fine di minimizzare il rischio di reazioni ipoglicemiche dovute ad un effetto additivo. La dose iniziale raccomandata è di 1 mg di glimepiride al giorno.
In base alla risposta terapeutica, la dose di glimepiride può essere gradualmente incrementata come indicato in precedenza. Passaggio dall'insulina a Diamel. In casi eccezionali in pazienti affetti da diabete di tipo 2, controllati con insulina, può essere indicato il passaggio a Diamel. Il passaggio deve avvenire sotto stretto controllo medico. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione renale o epatica. Vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Non ci sono dati disponibili sull'uso di glimepiride in pazienti al di sotto di 8 anni. Per bambini da 8 a 17 anni, ci sono dati limitati su glimepiride in monoterapia, vedere paragrafi 5.1 e 5.2. I dati di sicurezza ed efficacia disponibili nella popolazione pediatrica sono insufficienti e pertanto tale uso non è raccomandato. Metodo di somministrazione. Le compresse vanno ingerite intere con un PA di liquido. Controindicazioni. Glimepiride è controindicato nei pazienti con le seguenti condizioni: ipersensibilità alla glimepiride, ad altre sulfaniluree o sulfonamidio o uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Diabete insulino dipendente. Coma diabetico. Chetoacidosi. Gravi patologie della funzionalità renale o epatica. È richiesta una sostituzione con insulina in caso di gravi patologie della funzionalità renale o epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Diamel deve essere assunto poco prima o durante un pasto. Quando i pasti vengono assunti ad orari regolari o addirittura non vengono consumati, il trattamento con Diamel può determinare ipoglicemia. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Se glimepiride viene somministrata contemporaneamente ad alcuni medicinali, possono verificarsi sia aumenti che diminuzioni indesiderate dell'azione ipoglicemizzante di glimepiride. Per questo motivo, altri medicinali devono essere assunti solo dopo vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diamel insieme ad altri farmaci come Eurosalozzufa Euro, Aerosabiflucoxa Euro, Aeroscanacida Euro, Aeroscrinozola Euro, Aerosdactarin, capsula molle Euro, Aerosdactarin, crema Euro, Aerosdactarin dermatologico Euro, Aerosdactarin, gela Euro, Aerosdecoderma Euro, Aerosdiflucan, capsula Euro, Aerosdiflucan, polvere Euro, Aerosdiflucan, soluzione, uso interno, Euro, Aerosdizolo Euro, Aeroselazora Euro, Aerosfluconazolo Abca Euro, Aerosfluconazolo Accorda Euro, Aerosfluconazolo Almusa Euro, Aerosfluconazolo Eurobindo Euro, Aerosfluconazolo B Brown Euro, Aerosfluconazolo Bioindustrial.i.m. Euro, Aerosfluconazolo Doc Generica Euro, Aerosfluconazolo Ega Euro, Aerosfluconazolo Galenica Senesia Euro, Aerosfluconazolo Exala Euro, Aerosfluconazolo Icma Euro, Aerosfluconazolo Cabia Euro, Aerosfluconazolo Milana Euro, Aerosfluconazolo Pensa Euro, Aerosfluconazolo Ratiofarma Euro, Aerosfluconazolo Sanduzza Euro, Aerosfluconazolo Suna Euro, Aerosfluconazolo Zentiva Euro, Aerosflucostenola Euro, Aerosfluchimexa Euro, Aerosflumicona Euro, Aerosflumosa Euro, Aerosfluresa Euro, Aerosfungusa Euro, Aerosgemifluxa Euro, Aerosclaidera Euro, Aeroslefunzola Euro, Aerosluramica Euro, Aeroslucandiula Euro, Aerosmiconal, crema Euro, Aerosmiconal, crema, polvere Euro, Aerosmiconal, lavaggio barra bagna Euro, Aerosmiconal, ovulo Euro, Aerosmiconix Euro, Aerosmicotef, crema Euro, Aerosmicotef, crema, ovulo Euro, Aerosmicotef, gela Euro, Aerosmicotef, soluzione Euro, Aerosmuchesa Euro, Aerosnizecola Euro, Aerosprilagin, crema, emulsione Euro, Aerosprilagin, crema Euro, Aerosriflex Euro, Aerostedima Euro, Aerostrimicosa Euro, Aerosvend, compressa rivestita Euro, Aerosvend, polvere Euro, Aerosvoriconazolo Accorda Euro, Aerosvoriconazolo Aristo Euro, Aerosvoriconazolo Eurobindo Euro, Aerosvoriconazolo Dierredisa Euro, Aerosvoriconazolo Milan Pharma Euro, Aerosvoriconazolo Milana Euro, Aerosvoriconazolo Sandozba Euro, Aerosvoriconazolo Sanduzza Euro, Aerosvoriconazolo Teva Euro, Aerosvinca Euro, Aerostzamizola Euro, Aeroscerfuna Euro, Aeroszolodera Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Diamel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Diamel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Rischio correlato al diabete. In corso di gravidanza concentrazioni di glucosio ematico fuori della norma sono associate ad una maggiore incidenza di anomalie congenite e mortalità perinatale. Pertanto vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità del paziente di concentrarsi e reagire può essere compromessa come conseguenza di una ipoglicemia o iperglicemia o, per esempio, a seguito di compromissione della visione. Questo può costituire un rischio in situazioni durante le quali tali capacità sono di particolare importanza, per esempio guidare autoveicoli od operare su macchinari. I pazienti devono essere informati al fine di prendere precauzioni per evitare l'ipoglicemia durante la guida. Ciò è particolarmente importante in quei pazienti che hanno riduzione o assenza di sintomi premonitori dell'ipoglicemia oppure soggetti a frequenti episodi di ipoglicemia. Occorre tenere conto in tali circostanze se sia consigliabile o meno guidare oppure operare su macchinari. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono basati sull'esperienza con diamel e altre sulfanilure e sono riportati di seguito suddivisi per sistema di organo e in base all'incidenza decrescente, molto comune, a 0 yen, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Per l'ingestione di dosi eccessive può verificarsi uno stato di ipoglicemia, che può durare da 12 a 72 ore e che può ricomparire dopo un iniziale recupero. I sintomi possono non presentarsi fino a 24 ore dopo l'assunzione del farmaco. In generale si raccomanda l'osservazione in ambiente ospedaliero. Possono verificarsi nausea, vomito e dolore epigastrico. L'ipoglicemia può essere accompagnata generalmente da una sintomatologia neurologica come irrequietezza, tremori, disturbi della vista, problemi di coordinazione, sonnolenza, coma e convulsioni. Trattamento. Il trattamento consiste anzitutto nel prevenire l'assorbimento del farmaco ingerito provocando il vomito, quindi facendo bere acqua o limonata con aggiunta di carbone attivo, adsorbente, e di sodio solfato, lassativo. Nel caso sia stata ingerita un'elevata quantità di farmaco, è indicata una lavanda gastrica seguita da somministrazione di carbone attivo e sodio solfato. Nel caso grave, sovradosaggio è indicato il ricovero in un'unità di terapia intensiva. Iniziare al più presto la somministrazione di glucosio, se necessario con 50 ml di una soluzione al 50% per via endovenosa in bolo per via endovenosa seguita da un'infusione di una soluzione al 10%, tenendo sotto stretto controllo la glicemia. Successivamente, si deve eseguire un trattamento sintomatico. In particolare nel trattare casi di ipoglicemia da accidentale assunzione di diamel da parte di bambini e di ragazzi, la dose di glucosio deve essere attentamente calcolata per evitare di causare una iperglicemia pericolosa. La glicemia deve essere strettamente monitorata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ipoglicemizzanti orali escluse le insuline. Sulfonamidi, derivati dell'urea. Codice ATC. A10BB12. La glimepiride è una sostanza ipoglicemizzante, attiva per via orale, appartenente al gruppo delle sulfaniluree e utilizzabile nel proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità della glimepiride dopo somministrazione orale è completa. L'assunzione di cibo non influenza in modo rilevante l'assorbimento. Solo il tasso di assorbimento ha lievemente ridotto. La massima concentrazione, dati preclinici di sicurezza. Gli effetti preclinici osservati sono relativi ad esposizioni sufficientemente più elevate di quelle massime nell'uomo, indicando una scarsa attinenza con l'uso clinico, oppure sono conseguenti alla farmacodinamica della molecola, ipoglicemia. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico, tipo A, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone K30. Sono presenti inoltre i seguenti coloranti: ossido di ferro giallo, E172, indigotina, E132, H-alluminio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di diamel a base di glimepiride sono Amaril, glimepiride Accordeltcare, glimepiride Aurobindo, glimepiride G, glimepiride Sandoz GmbH, Solosa. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.